Buongiorno amici del canale! Ciao! Oggi facciamo vedere come salvare delle piastrelle un po' vintage, diciamo che una ventina di anni ce l'avranno. In tantissime case le abbiamo ancora, vanno benissimo se vi piace questo stile, se vi piace lo stile magari country, classico, ma se volete invece cambiare la cucina per questioni anche di novità, modernità, oppure non volete ristrutturare buttando e spaccando le piastrelle, è la vostra puntata, vero? È la vostra giornata, perché vi insegniamo, oltre che un metodo per svecchiare le piastrelle, anche un metodo facile per togliere eventuali disegnini. Voi avete idea di quanto costa togliere le piastrelle, smantellare, poi resare la parete e lo smaltimento? Costa tantissimo, ma se abbassate la vista, guardate bene questo video, vi verrà voglia di farlo. Quindi partiamo? Partiamo. Partiamo subito stuccando tutto. Sì. E sono sicura che per la prima mezz'ora si metteranno le mani nei capelli. Partiamo. Già normalmente fare ABA sapete che è importantissimo. Quando si fanno le piastrelle è ancora più fondamentale. Quindi 2-3 litri di acqua calda, un bicchiere di ammoniaca, 3-4 cucchiai di bicarbonato. Ma oggi bisogna assolutamente mettersi in testa che le fughe devono essere super sgrassate. Quindi oltre alla nostra spugnettina per i piatti prendiamo anche uno scopettone, quello che volete voi, e si deve andare in profondità, ma proprio tanto in profondità, nelle fughe. Le fughe devono diventare bianche, anche perché sono quelle cose che noi non ci rendiamo conto con la pulizia e la manutenzione classica delle piastrelle, ma l'olio purtroppo di quando si frigge, di quando si fa un bel arrosto, si va a insinuare assolutamente nelle fughe, ok? Quindi mi raccomando, cambiamo spesso l'acqua, quindi ABA può essere fatto anche più volte, 2, 3, 4 volte, quante volte serve, e una bella sciacquata, ok? Ma con delle spazzole apposite, uno spazzolino molto rigido, una spazzola per i vestiti, quello che volete voi, si deve grattare bene nelle fughe, altrimenti la vernice poi lì salta. Iniziamo la nostra lavorazione utilizzando la Matéric Cream, una spatolina gialla, la spatolina Cenerentola, quella che vi piace di più, e si va prima di tutto a creare una base non troppo spessa, ma che ci aiuta ad avere definizione, ma soprattutto a togliere via i vecchi disegnini. Vedete? In questo modo si va a lavorare la superficie per togliere via i bordi, i lembi, e poi si va anche a lavorare il tutto con una spugna marina. Spugna marina che è stata bagnata, strizzata benissimo dentro un asciugamano e ci aiuterà ad avere più matericità di base e si vedranno meno i disegni iniziali. Questo lo facciamo come passaggio, lo facciamo su tutta la superficie, su tutta la parete, andando ad insistere nei punti in cui nelle fughe, come vedete, c'è un buco. Questo è perché lo stucco negli anni si è tolto e quindi sono rimasti questi piccoli incavi. Per noi è importante andare a togliere questi incavi, perché nel momento in cui poi dopo nel tempo dovesse entrarci dell'acqua o altro, potrebbero far saltare la vernice. Vedete qui ci sono parecchi incavi, ma lo facciamo anche in giro su tutta la parete, perché questa prima stesura deve essere molto liscia ed omogenea. Quando sono passati alcuni istanti e vediamo che inizia ad asciugare, no? A tirare la Matéric Cream, per noi è importante andare a fare questo lavoro. Oggi fa molto caldo perché siamo a luglio
e quindi creare matericità è facile, semplice, perché in pochi istanti secca sulla parete, quindi ci aiuta a preparare bene la superficie. Noi oggi non vogliamo togliere tutte le fughe, non voglio toglierle, perché voglio che sia una parete con delle piastrelle che sembrano apposta stese in questo modo, quasi un enorme pannello, quindi non voglio togliere la fuga, ma voglio renderla molto più contemporanea. Quindi primo passaggio, stesura grossolana per eliminare i segni di eventuali disegni o eventuali stuccature nei buchi, nelle fughe che mancano, e facciamo asciugare molto bene. Andiamo, Emma. Mentre il nostro stucco, prima mano di stucco, materia crema asciuga, noi ci dedichiamo alle pareti che saranno dark sand. Usiamo la wall, ricordate, per la cucina eccezionale perché è idrorepellente, lavabile, copre tantissimo e la do con il pennello Merlino. Do una pennellata molto raffazzonata perché sembrerà lavorata e starà molto bene perché bisogna unirla alla nostra parete che anche lei è molto lavorata, quasi diciamo della bre, vero Emma? Mentre Emma è brava e fa le altezze, io faccio le parti basse. Guardate quanto copre. Io vado ovunque con questo tipo di stesura. In alcuni punti poi ci sarà la copertura della cucina, certo, perché verrà installata domani. Però questo è il tipo di stesura. Come vedete, quando il pennello è diventato più asciutto, non c'era più nulla da dare, io mi sono fermata. Non dovete tirare la pittura. Ecco, se voi fate questo la tirate, è controproducente per voi, spendete più soldi perché poi vi toccherà darne 2 piene di pittura, di mani di pittura, ok? Quindi il trucco è venire nel barattolo, caricare bene il pennello con movimenti circolari, scolare un pochettino i lati in modo da non gocciolare e avere il pennello bello carico. Una volta che il pennello risulta bello carico, si va sul muro, ci si collega alla prima stesura in modo che sia sempre tutto bello uniforme e si collega il tutto e voilà. La prima mano sicuramente vi porterà a utilizzare un po' più di vernice perché le pareti hanno diverse superfici in questa casa dove è stata comunque fatta una ristrutturazione importante e quindi certi materiali possono assorbire di più il colore rispetto ad altri, ma la seconda vedrete che unificherà il tutto, renderà il tutto bello luminoso perché è semisatinata e sarà pazzesca perché ne userete molto poca, quindi non vi preoccupate, alla prima mano se ne usa un po' di più, nella seconda un po' di meno. Io continuo. È ora della seconda passata materica. La prima è asciutta ovviamente, abbiamo un pochettino velocizzato la situazione con un phon per capelli e come vedete qui c'era la prima piastrellina con il disegnino. È già abbastanza coperta. Ora noi vi facciamo vedere come lavoriamo per rendere questa parete il più possibile veritiera ed originale. Non importa se avete degli stencil magari che hanno qualche punto rotto, qualche stencil vecchio, qualche stencil, io ve lo faccio io, grazie, qualche stencil che magari ha qualche suo passato, qualche anno, perché la sovrapposizione sarà molto particolare. Guardate, io per esempio questo tendo a metterlo sotto, io voglio assolutamente che si incontrino. Vai, qui. Ricordiamoci sempre le altezze, ma che bisogna andare a lavorare più o meno a 85, abbiamo detto. Sì.
vai qua, uno qua, perfetto perché qua è più liscio, e il terzo stencil lo facciamo incrociare a questa altezza. Ovviamente noi ne usiamo 3 adesso, poi più tardi potremo anche usarne altri, ma sicuramente questo incrocio ci aiuterà a essere molto molto veritieri nella realizzazione. Anche uno qua per favore e uno qua, così lo fermiamo. Io oggi ho preso gli stencil più vecchi e più usati che ho, perché in effetti questa è una lavorazione che se non fai attenzione, non lo lavi subito, un po' puoi rovinarlo, però ne vale veramente la pena. Ora, Material Cream, tieni, aiutami. E ci sono 2 passaggi fondamentali che dovete fare, dovete ascoltarci molto bene, perché è proprio questione di istanti di asciugatura. Inizio a stendere la pasta materica sullo stencil in modo poco preciso, e non mi interessa se per caso sbava, tanto comunque avrò la mia matericità dello stencil, che non deve assolutamente essere perfetta, anzi tutt'altro. Quindi se avete problemi o paura di fare un lavoro poco preciso, ecco, questo è il lavoro per voi, perché vi assicuro che verrà benissimo, anche se non dovesse per caso essere perfetto il risultato, non vi preoccupate. Certo, fate magari una cosa furba e sensata, prendetevi le misure in modo che non andate a lavorare, a fare un sacco di anticatura in punti in cui poi magari mettete la cucina e sprecate tempo, fatica e prodotto. Anche qua vado, incrocio il tutto. Me ne frego, vado anche dove c'è lo scotch. L'importante è che in alcuni punti mi resti la trama dello stencil, esco fuori, anche qua vado a incrociare assolutamente e vado più in giù, proprio dove io avrò poi il top della cucina. Sarà più o meno questa altezza qua, vero? Più o meno sì. Sicuramente sarà necessario fare delle sovrapposizioni anche sopra, sotto, di lato, per far sì che sia veramente il tutto molto preciso. Ora le facciamo. Ora, abbiamo ancora un pochino, lo facciamo qua. E qua. Come vedete questi 3 stencil si vanno a sovrapporre. Ora Emma li toglie e io sono già pronta con phon e una spatola. Questa è la spatola di Solly ed è perfetta per questo tipo di lavorazioni. Ora, come vedete, non è perfetto ed è quello che noi vogliamo. Voilà. E un'altra cosa che io voglio è aiutarmi con il phon per asciugare il tutto velocemente. Tieni Emma. Grazie. Allora, phon per capelli, aria calda, spatola. Continuo a destra e a sinistra, tenendo sempre bene a mente fin dove arriva la cucina, che più o meno è qua. Magari facciamoci un segno. È importante essere omogenei, anche perché penso che le piastrelle siano quasi tutte dentro la cucina, si vedono quasi tutte da questa altezza fin qua. Quindi andrò a sovrapporre un piccolo stencil qua e sicuramente andremo avanti in questa parte. Tra poco vi faccio vedere l'effetto finale. La seconda mano di Material Cream stesa per far esaltare tutte le venature dello stencil è asciutta. Ora lavoriamo con pennella a punta e rullo, il rullettino a pelo corto, il nuovo rullo Magic Paint, mi raccomando non con le spugne perché non è adatto, e andiamo a lavorare sulla superficie. Si lavora con entrambi i supporti, perché? Perché con il pennello a punta si deve andare bene in profondità dove non arriva il rullo, ma lo farà Emma. Mentre io invece col mio rullo bello pieno carico vado a rendere la superficie perfetta. Sappiate che questo passaggio va fatto bene, soprattutto perché se basta si stende una sola mano di colore. Poi faremo un altro passaggio che non è appunto colore pieno, però a noi serve fare una stesura ottimale, perfetta e precisa.
Veniamo avanti, Emma mi passa dietro con il pennello e andiamo a togliere via tutti i difetti. Guardate questo rullo che coprenza eccezionale dà. È un rullo che ho studiato appositamente con una setola sintetica per far sì che consumi pochissimo colore ma che dia veramente una coprenza eccezionale. Non è il classico rullo a peletto che potete trovare in commercio, è proprio un rullo che ho studiato appositamente per l'utilizzo come gippente. Le piastrelle sono coperte già con una mano e se basta al massimo diamo qualche ritocchino magari dove c'è la piastrella più liscia, però in certi punti proprio non serve. Prima di iniziare con la parte divertente diamo la prima mano di protettivo. Noi usiamo il satinato, ci piace perché non è né lucido, quindi non c'è questo contrasto super moderno del lucido, ma neanche l'opaco, che sarebbe troppo, diciamo, en passé, quasi non si vedrebbe. Quindi quello che vi consiglio io è su piastrelle, su cucine, dalle 2 mani, addirittura su cucine la seconda mano solo dove comunque c'è molta usura, tipo volantina del lavandino, dello scolapiatti. Ecco qua io decido di dare 2 mani di protettivo, ma una la do adesso sotto l'anticatura e poi ne darò una seconda dopo. State tranquilli che questa cucina rimane così almeno altri 10 anni e se vogliono toglierla torno a rifare di nuovo tutto. Quindi come prima, pennellino, rullo a pelo, il rullo Magic e iniziamo passando il protettivo dappertutto. È veramente eccezionale perché non vedrete striature, non vedrete nulla di quello che di solito dà fastidio con il protettivo. Mi raccomando, omogenei, perché visto che dopo faremo anche un lavaggio di colore su queste piastrelle, bisogna essere sicuri, grazie Emma, di non dimenticare neanche 1 centimetro quadrato di superficie. Quindi Emma sicuramente mi passa dietro, visto che lei sta guardando contro luce, con il pennello e va a togliere eventuali buchine che io magari col rullo non sono riuscita ad andare a chiudere, ok? Il protettivo oggi asciuga veramente in fretta perché fa caldissimo, ci saranno 40 gradi fuori, quindi noi non abbiamo paura di questa cosa qua. Fate solo attenzione a questa cosa. Se voi dovete fare una cucina e non siete in estate, siete in autunno e in inverno, non pensate di farlo in un giorno e forse neanche 2. Le piastrelle sono molto fredde, deve essere secco in profondità. Voi dovete mettere la mano e sentire il caldo della vernice veramente asciutta. In questo modo, avendo la garanzia di asciugatura in profondità, durerà tantissimi anni. Se invece avete fretta perché domani vi montano la cucina e volete colorare le piastrelle oggi, 7 dicembre, guai a voi, non si fa. Io e Emma finiamo tutta questa stesura a prima mano e quando è asciutta iniziamo con l'anticatura. Creiamo il colore perfetto per fare il nostro lavaggio, quindi un lavaggio anticante che non è la tecnica finale perché ci stanno ancora delle brush. Parto da un cucchiaio di protettivo, ci renderà il tutto più, ne metto 2, faccio tutto doppio, ci renderà il tutto molto più vellutato e scorrevole, essendo viscoso. Mettiamo anche qua 2 cucchiai di tortorelle, un cucchiaio di London Fumé che dona modernità e freddezza e anche un po' di vintage perché devo scaldare il composto. Giro, se mi serve mi scrivo le dosi perché devo rifarla uguale, quindi se finisco il composto e lo devo ricreare ripeso il tutto con i cucchiai e via, lo posso rifare senza problemi. Ora mi tengo vicino una spugna in microfibra asciutta e una bagnata perché iniziamo a lavorare la superficie. È il momento di mettere un goccino d'acqua. Ricordate che se fa caldo se ne mette di più, se fa freddo, se siete in inverno, a dicembre, ne mettete un goccino di meno, anche perché tutta l'acqua che noi mettiamo sulla parete va a inumidire le parti sottostanti. Ancora un pochino. Perfetto.
bellissimo. Iniziamo l'anticatura. Prendo un po' di colore e stendo. Mi raccomando, ricordate che asciuga molto velocemente quando fa caldo. Noi adesso siamo a luglio e fa abbastanza caldo, quindi voi dovete pensare che più si asciuga, più tempo questo lavaggio sta sulla superficie, esattamente come con i mobili, capita anche sulle pareti, più si vedrà, perché macchierà. Poi ovviamente ci sono tutti i nostri metodi, le nostre tecniche per alleggerire, però se vogliamo fare una cosa perfetta, buona alla prima, ricordate che meno acqua mettiamo, quindi più il colore è intenso, più potrebbe tingere. Ora vedete, io ne metto ancora un goccino, vado giù, mi unisco subito. Questa parte qua che sta già asciugando, noi andiamo un attimino ad alleggerirla, così almeno non rischiamo che rimanga il segno. Ecco qua. Perfetto. Continuiamo, io faccio il tutto fino alla parte che ho delimitato con il nastro carta. L'ho fatto proprio perché quella parte lì l'ho tinta per renderla bella, pulita, purificata, ma non ha senso fare un lavaggio di colore e sprecare prodotto, perché tanto poi ci sarà davanti la cucina e non serve a nessuno. Quindi noi cerchiamo di essere belli precisi, con una bella tesata di nastro carta non andiamo a sporcare la parte sottostante. Ora, anche qui vado leggermente ad alleggerire, così non ci sarà il distacco tra questa parte e quella già fatta, così, e poi iniziamo ad alleggerire piano piano la nostra parte di muro. Io metto il panno così, liscio, doppio, e andiamo a lavorarlo, piano piano. Non c'è un giusto, non c'è uno sbagliato, e siete voi a decidere quanto eliminare, quanto lasciare. Questo tutorial voi dovete prenderlo, farlo vostro, ma ricordate sempre che io vi insegno la tecnica e poi siete voi a renderlo vostro. Quindi potete usare altri colori, potete mettere più colori scuri, più colori chiari, sporcare di più, sporcare di meno. Non è una regola scritta. Quello che voi dovete vedere in questo momento di importante è, cavolo, questo colore come aggrappa. Non si stacca neanche se Elisa ci fa un lavaggio di colore sopra sulle piastrelle. Ecco qua. Andiamo ad alleggerire tutta la parte delle piastrelle. Vedete come viene fuori la trama degli stencil miscelati utilizzata questa mattina. Che spettacolo, piano piano. Poi vabbè, tra un po' ci sarà l'ultima passata di colore più chiaro che andrà a mettere ancora di più in rilievo le nostre modanature. Ma già qui prende assolutamente vita tutta la parete. Guardate. Una delle ansie che avete più spesso è di non fare dei lavaggi omogenei ed avete proprio ragione. Ma perché avete ragione? Perché non sapete come recuperare un errore. Quindi mi raccomando, i tutorial servono anche a questo. Come recupero un errore fatto? Sì, c'è il dry brush, ovvio, tra un po' lo faremo e vedremo uscire fuori una luce pazzesca su queste piastrelle, ma prima, se io per esempio questo lavaggio l'ho finito di sera, c'era una brutta luce e oggi che sono bella, sveglia, pimpante, la mattina vedo un sacco di chiazze che non mi piacciono, come lo omogeneizzo? Prendo o una spugnettina liscia superfici, o una spugna fine, o una grana 180 e faccio questo passaggio, però mi raccomando fine e leggero senza schiacciare, non bisogna andare in profondità. Vedete, in un attimo si nota una percentuale di chiarore venire fuori e questo vi aiuterà già a notare la superficie molto più omogenea. Quindi non dovete aver paura, se il lavaggio è già asciutto non andate in panico che mi ricolorate di nuovo col dark sand per poi rifare il lavaggio, no, fermi, un po' di spugna abrasiva fine e si risolve tutto. Quindi ora la passo dappertutto e poi il dry brush. Dry brush, tecnica fondamentale per dare luminosità. Come funziona sui mobili, funziona anche sulle pareti, non c'è molta differenza. Quindi mi raccomando, pennello giusto. Io oggi mi trovo bene con il Maggie, che è un pennello sottile e fa quello che dico io, perché lo gestisco molto bene. Dark sand, quindi il colore che ho utilizzato di base alle piastrelle, carico un pochino, poco, perché non si spreca colore e qua ne serve veramente pochissimo. Scarico l'eccesso su questo cartoncino e inizio a coccolare la parete in questo modo. È una cosa che forse non noterete subito appena iniziate, ma
Il dry brush vi mette in evidenza tutti i dettagli che fino ad ora non si notavano e dona quel chiarore molto importante per noi oggi. Caricato ovviamente se il pennello non dà più nulla e continuate. Un consiglio importante da rispettare: dopo aver fatto il primo punto, per capire bene se vi piace oppure no, allontanatevi, guardate il muro un po' più da lontano. In questo modo riuscirete a capire se dovete rifarlo, intensificare, fare di meno. C'è sempre tempo per modificare. Io adesso schiarisco ancora un po' perché non mi basta e poi continuo. È arrivato il momento di proteggere, quindi protettivo satinato Magic Paint, la seconda mano perché la prima l'abbiamo data sotto il lavaggio di colore. Come prima io vado con il mio rullo intorno dove è tutto quanto liscio e col pennello nelle zone più particolari, più ostiche, dove il rullo non arriva bene. Ecco qua. Ora io prendo ed unifico il tutto. Giusto 2 parole sulle persone un pochettino diciamo scettiche, che avranno sicuramente questi due pensieri. Uno, Elisa non ha messo il primer, non tiene. Magic Paint non è come le altre pitture, Magic Paint è Magic Paint. Elisa c'è su questo mercato da un po' di anni, vedete un sacco di tutorial miei. Su questo canale Elisa Magic Paint troverete veramente centinaia di tutorial. Non lo farei se non fossi sicura di quello che dico, quindi quando vi dico per favore va bene, sgrassate e fidatevi col prodotto puro è perché ci metto la faccia, quindi tiene. Magic Paint è anche l'unica pittura che esiste in questo momento al mondo che non ha il primer, non lo produciamo noi il primer e non mettete primer di altre aziende sotto perché a Magic dà molto fastidio. Seconda cosa, terrà nel tempo, si scrosta o con i lavaggi non riusciremo a mantenerla. Ecco, ho passato la spugna liscia superfici per togliere via qualche granellino potenzialmente fastidioso, quindi non ci sono più. Al tatto ovviamente si sente la matericità, ma è molto vellutata, è molto lavabile, quindi con un panettino in microfibra come quelli che uso io e del sapone neutro miscelato d'acqua si terrà benissimo e pulitissima per tanti anni. Non andate con alcol direttamente sulle piastrelle, ma neanche sui mobili nuovi, perché andate a togliere via la luminosità, la lucentezza e li rovinate, quindi mi raccomando nulla di alcolico sui mobili, neanche sulle pareti dipinte. La wall è lavabile, quindi si può lavare con acqua e sapone neutro e la paint protetta col protettivo è lavabile, quindi avete la mia garanzia che durerà tanti anni. Come facciamo a sapere se è vero quello che dico? Andate sul gruppo I Love Magic Paint e nella lente di ingrandimento scrivete cucina, vi usciranno fuori cucine fatte 5-6 anni fa e potete chiedere direttamente a chi l'ha fatta come sta, ok? Adesso io finisco il protettivo e vi faccio vedere come è venuta. Anche questo restyling è finito. Siamo tornati qui a casa di Carlo perché volevo farvi vedere quanto sta bene questa nuova cucina su questa parete. È un po' una sfida per me, no? Farvi capire che anche in ristrutturazione non per forza si deve per forza rompere, buttare via tutto e pensare che deve essere nuova anche la piastrella. Ma perché? Fatevela voi la piastrella su misura, guardate questo colore quanto sta bene. E vi devo dire la verità, quando siamo entrati è stato proprio bello l'effetto di profondità e di personalità, perché nessuno ce lo può avere come voi. Vi assicuro che è molto solida, è aggrappata benissimo. È anche liscia perché passando questa spolverata di spugna, liscia superfici, non si sente la granulosità, è molto piacevole al tatto. E poi le 2 mani di protettivo hanno sicuramente sigillato bene il tutto. Sarà così perfetta per tantissimi anni e i ragazzi dovranno per forza ricolorarla un'altra volta. Quindi mi raccomando, non dovete essere, diciamo, troppo avventati nella ristrutturazione. Certo c'è lo stress della polvere, dei muratori, dell'elettricista, ma ricordate sempre che quello che si può salvare facendolo con le vostre mani può diventare il punto di forza della casa. E adesso andiamo alla lavagna che ha fatto Carlo con me in diretta mercoledì, quindi se volete vedere come si fa una lavagna andate a vedervi la diretta di mercoledì, perché questa prima era una lastra di vetro. Lui voleva una lavagna, io ho detto beh facciamola con la stessa tecnica con cui ho fatto le piastrelle. In questo modo hai una lavagna a costo zero, non si butta. Quindi pasta materica, color Nuit Parisienne e protettivo. Con gli stessi prodotti potete fare quello che volete. Quindi I Love
Magic Paint. E si cancella, però non troppo, un po' lasciamolo che ci sta bene. Al prossimo restyling, ciao!